Quando l'uomo decide di entrare in un bosco, in realtà in questo modo, come stiamo facendo noi, ha preso una decisione importantissima, ha scelto di regredire, di tornare e di entrare dentro se stesso, perché il bosco ci restituisce una visione ancestrale che noi abbiamo quasi perso oramai, e quindi ritornare in un ambiente così selvaggio, senza l'ausilio di strutture e di strade, ci permette di riportare a galla tutte le nostre capacità che avevamo quando vivevamo in questi ambienti, perché noi deriviamo da questo ambiente. Questo potrebbe essere uno scorcio di foresta planiziale riconosciuto dagli uomini antichi come la loro casa. E emergendo queste immagini nei nostri occhi, ritorniamo a sviluppare e a riportare a galla tutti i sensi che invece in questo nostro mondo un po' artificiale si sono assopiti. Assopiti significa che non abbiamo più bisogno, è come quando non abbiamo più bisogno di una cosa e questa cosa si atrofizza. Non riusciamo più ad usare un arto e questo arto si atrofizza e non lo riusciamo più a muovere. Quindi le immersioni in foresta servono anche per farci tornare ad essere più in contatto con il pianeta, ed è una cosa che adesso in questo periodo serve moltissimo. L'allontanamento da questo pensiero ci sta portando verso l'autodistruzione, e questo lo stiamo constatando, lo stiamo vedendo. I social media ci parlano proprio di questa regressione. Il progresso in realtà ha questo lato un po' negativo, che è quello del fatto di non essere più in contatto con la natura. Quando entriamo in un bosco, tutti i nostri sensi vengono sollecitati, viene sollecitata la vista, e per cui si aprono colori e piani prospettici infiniti. Pensate che l'uomo è l'unico mammifero in grado di distinguere moltissime, più di 100 tonalità diverse di verde, cosa che succede invece poche decine per tutti gli altri colori. Ciò vuol dire che un tempo entrare in una foresta con tutte queste tonalità di verde e distinguere il colore della preda oppure della belva feroce voleva dire salvarsi la vita. L'ecosistema foresta tende verso l'equilibrio, cioè verso la sintropia. E ogni cosa che l'uomo fa all'interno di un bosco apporta entropia, cioè distruzione. Il bosco così selvatico è un laboratorio chimico, non è semplicemente un insieme di piante. Considerate che è una comunità di vegetali che lavorano insieme. Non c'è prevaricazione, ma tutte si sistemano nello spazio cercando il più possibile di arrivare alla luce, e si aiutano a vicenda a fare questo. Addirittura ci sono stati degli studi che attestano che le piante comunicano tra di loro attraverso le radici. È un sistema di comunicazione che assomiglia molto al nostro sistema di internet, e le radici sono sotto i nostri piedi e sono in contatto, sono tenute in contatto tra di loro attraverso un sistema di ife fungine. I funghi che noi vediamo uscire dal terreno non sono altro che il corpo fruttifero di un apparato che in realtà lavora a livello radicale sottoterra. I funghi colonizzano gli apici radicali delle piante, dove c'è la sede dell'intelligenza della pianta, nella radice, e praticamente
possono aiutare le piante a connettersi tra di loro. Alcune piante, come ha studiato Suzanne Simard nell'Albero madre, suo libro bellissimo, le piante riconoscono le piante nate dai suoi semi, e in questo modo, attraverso le radici, portano più linfa verso queste giovani piantine che devono farsi strada nell'intrico dei boschi. Quando noi entriamo in un dialogo così completo come quello del bosco, veniamo automaticamente influenzati. Se noi riusciamo ad aprire i nostri sensi e a tenerli in comunicazione con quello che ci sta intorno, può essere un rumore, può essere un odore, può essere la vista di un qualcosa. In questo modo la nostra coscienza viene dolcemente accompagnata in un percorso di conoscenza che non è per forza guidato dalla nostra mente, ma si lascia trasportare attraverso i suoni, i rumori, gli odori e i colori. Gli alberi hanno questa capacità omeostatica di togliere dove abbiamo troppo e di mettere dove abbiamo poco. In alcune situazioni, tipo in alcune faggete, i faggi lavorano molto bene sulla nostra pressione sanguigna. Le querce, per esempio, regolarizzano il battito cardiaco. I boschi in prossimità di zone paludose, qui per esempio da noi dove c'è il lago, lavorano molto bene sullo stato di ansia. Ogni bosco selvaggio è una medicina, è una terapia. Quando entriamo ci trasformiamo, e questa trasformazione è un percorso che bisogna assolutamente intraprendere. Se mi presti un vestito, io stanotte ci dormo. La polizia mi ha rubato risate, armonica e pane che non ho